Ciao e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi porteremo in un itinerario di una settimana a Lanzarote. Con un volo diretto da Milano Malpensa atterriamo ad Arrecife, nel centro dell'isola, dove alloggeremo per 5 giorni, per poi spostarci a Playa Blanca, a sud di Lanzarote. Da qui prenderemo un traghetto per l'isola di Fuerteventura, che vedrete nel prossimo video. All'aeroporto ritiriamo l'auto che abbiamo affittato da Sicar, che abbiamo scelto perché ci consentiva di riconsegnarla al porto di Playa Blanca. Vi lasciamo il link in descrizione. Il paesaggio vulcanico, le vette e le immense distese di lava ci colpiscono da subito. Come prima tappa raggiungiamo una serie di spiagge a nord dell'isola, a circa 30 minuti da Arrecife, che però troviamo con la marea ancora bassa. A proposito, in descrizione vi lasciamo il link al sito Tablas de Mareas per controllare l'andamento delle maree, che spesso è utile conoscere. A pochi chilometri dalle spiagge raggiungiamo la prima di tante opere dell'artista locale César Manrique, punto di riferimento dell'arte moderna delle Canarie. In descrizione trovate il link al sito per acquistare biglietti per quasi tutte le attrazioni che visiteremo a Lanzarote. Formati dalle eruzioni del vulcano Corona, gli Jameos de Agua si chiamano così per via di un lago originato da filtrazioni marine. In questa grotta è impossibile non rimanere contagiati dall'ambiente tranquillo e quasi magico, infatti decidiamo di fermarci qui per pranzo. Dani opta per il maiale con purè di patate dolci, io per il polpo con le patate, accompagnate da salse tradizionali delle Canarie. Terminiamo con una cheesecake alle banane e toffee e della frutta fresca. Sopra la grotta si trova un incantevole giardino di palme con un lago artificiale creato da César Manrique. Da qui si raggiunge l'auditorium che sfrutta la sonorità della grotta vulcanica per ospitare concerti ed eventi in un paesaggio unico. Qui si trova anche la Casa de los Volcanes, un omaggio alla potenza trasformatrice dei vulcani attraverso la realtà virtuale e altre esperienze immersive. Non essendo inclusa nel biglietto standard, secondo noi questa parte non è imperdibile. Dopo pranzo ci spostiamo al Jardin des Cactus, un magnifico giardino botanico di 5.000 metri quadrati che ospita oltre 10.000 piante di cactus di oltre 1.400 specie diverse, provenienti da tutto il mondo. Fu inaugurato nel 1990 come ultima opera realizzata da César Manrique a Lanzarote, sempre rispettando l'infragibile binomio tra arte e natura che si ritrova in tutte le sue opere. Prima di tornare a casa ci fermiamo all'Antiga Rofera, un'antica formazione di roccia vulcanica dove i venti e il tempo hanno modellato suggestive cavità, archi naturali e colonne.
Non fosse per il cielo azzurro, penseremmo di essere su Marte. I vulcani e i campi di lava che si estendono per più di 5.000 ettari sono uno degli spettacoli più pittoreschi e incredibili che abbiamo potuto ammirare in questa vacanza. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me... La Ruta de los Vulcanes, un percorso di circa 14 km ideato da César Manrique, si percorre a bordo dell'autobus del parco. Lungo il percorso vi immergerete in un paesaggio unico, caratterizzato da campi di lava solidificata, coni vulcanici e crateri. Don't wanna overthink it, baby. It's just sweet. Your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Qui la cucina del ristorante Il Diablo sfrutta il calore della terra, infatti 10 metri sotto i nostri piedi la temperatura raggiunge quasi 300 gradi, come si può vedere attraverso diverse dimostrazioni termodinamiche. Don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Abbiamo appena finito la visita al Parco Nazionale del Timanfaya, la visita è stata bellissima, si tratta di un tour in autobus di circa 35 minuti, ovviamente su scorci panoramici, fantastici, bellissimo, e praticamente attualmente hanno sospeso la vendita dei biglietti online, per cui è possibile prenderli soltanto sul posto, sono 20 euro a persona, e invece il centro visitatori è visitabile gratuitamente e non è dove si fa il tour, quindi non andate al centro visitatori come prima cosa, andateci successivamente perché intanto quello è gratuito e non si forma coda. Invece, come avrete visto dalle clip o starete per vedere, le code sono belle impegnative per quanto riguarda il tour, quindi andate all'ora d'ingresso, dovrebbe aprire per le 9, almeno in questa stagione. Situata nel centro di Lanzarote, la Casa Museo del Campesino è l'omaggio di César Manrique ai contadini dell'isola, che hanno affrontato le condizioni più difficili per dare vita alla terra. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. All'ingresso spicca il monumento al campesino, che però al momento della nostra visita era in via di ristrutturazione. La Fondazione César Manrique promuove la conservazione e la creazione di spazi architettonici inseriti nell'ambiente naturale. L'attuale sede della fondazione è la spettacolare dimora dell'artista, costruita su una colata lavica e organizzata su 2 piani, per un totale di 3.000 metri quadri tra abitazione, terrazze e giardini. Pensate che il livello sotterraneo è ricavato in 5 bolle vulcaniche naturali collegate tra loro da stretti corridoi.
Giorno 3 a Lanzarote, abbiamo prenotato per le 10:15 la nostra visita alla Cuevas de los Verdes. Il primo slot disponibile per la prenotazione erano le 10. In questo caso la prenotazione online è obbligatoria, indicando data e ora che si vuole fare la visita, perché si tratta di una visita guidata. Il sito è sempre lo stesso, che vi lasciamo in descrizione, che abbiamo usato per tutte le altre prenotazioni, e il costo è di 15 euro. Ci troviamo a circa 30 minuti da Arrecife. La visita guidata di 50 minuti attraversa 1 chilometro di passaggi vulcanici, parte di un tunnel di 6 chilometri creato dalle colate laviche del vulcano Corona. L'essenza vulcanica della grotta si percepisce in ogni angolo, dal camminare attraverso antichi canali di lava all'ammirare stalattiti di magma e depositi di sale. Il gioco di luce al suo interno, installate dagli artisti Jesus Soto e César Manrique, risaltano i particolari colori delle formazioni rocciose e dei minerali di questa bellissima grotta, rendendo la visita un'esperienza imperdibile. Ma la Cuevas de los Verdes nasconde anche un segreto, svelato solo a coloro che decidono di visitarla. Noi di certo non vogliamo rovinarvi la sorpresa. A pochi chilometri raggiungiamo il Mirador del Rio, in uno dei punti più a nord dell'isola, a 500 metri di altezza. Si tratta di una meravigliosa terrazza a picco sul mare, creata da César Manrique negli anni 60, da cui è possibile ammirare uno dei panorami più belli dell'isola, con una vista a 180 gradi sull'isola della Graciosa, la Salinas del Rio e Playa del Risco. Decidiamo di concederci un pomeriggio di relax in spiaggia, nella località turistica di Costa Teguise. La spiaggia è ampia, ma il vento si fa sentire. Per il nostro quarto giorno a Lanzarote ci dedichiamo ad un trekking di 6 km andata e ritorno, attraverso un incredibile paesaggio vulcanico. Camminare in mezzo alla lava solidificata, circondati dai crateri, ci dà un'idea dell'immensità e della forza della natura. Il percorso è per tutti e non presenta particolari difficoltà. Durante il primo tratto pianeggiante di 45 minuti si fa un primo suggestivo incontro, la Caldereta, un cratere relativamente piccolo dove si può anche entrare. Ma la nostra meta è la Caldera Blanca, un vulcano che svetta a 445 metri sul livello del mare. L'ultimo tratto di 45 minuti ovviamente è in salita, bisogna fare solo un po' di attenzione, ma trovarsi lì sulla cresta del vulcano è davvero impressionante. Pensate che è il più grande cratere di Lanzarote, con un diametro di 1200 metri, incredibile. Giorno 5 a Lanzarote, abbiamo appena lasciato l'appartamento di Arrecife per raggiungere Playa Blanca, dove trascorreremo i prossimi 3 giorni prima di prendere il traghetto che ci porterà a Fuerteventura. Ma prima di raggiungere Playa Blanca abbiamo in mente qualche tappa intermedia e ovviamente vi porteremo con noi. La nostra prima tappa è il Charco Verde, un lago formatosi nel cratere di un vulcano spento. Il colore verde è dovuto all'alga Ruppia marittima e ad infiltrazioni di zolfo. L'area è stata dichiarata riserva naturale, per cui è vietato nuotare nel lago e scendere sulla spiaggia.
Proseguiamo con le scogliere di Los Envideros, che si traduce letteralmente in acque bollenti. Si tratta di diverse grotte scavate nella lava, simili ad un labirinto, dove le onde si infrangono. Qui si può passeggiare e ammirare il paesaggio da diversi scorci e punti panoramici. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. La nostra ultima tappa prima di raggiungere Playa Blanca sono le Salinas de Janubio, le più grandi saline delle Canarie, che possono essere visitate tramite un tour guidato, ma che noi abbiamo visto solo da diversi punti panoramici. Il loro colore è dato dalla composizione delle acque che le compongono. All'orizzonte si può anche ammirare la vulcanica Playa de Janubio. Trascorriamo il nostro primo giorno a Playa Blanca in una delle spiagge più belle e famose di Lanzarote, Playa Papagayo. Per raggiungerla vanno percorsi 6 km di strada sterrata, accessibile pagando una tassa municipale di 3 euro a vettura. Decidiamo di fermarci qui perché la spiaggia è la più riparata dal vento, ma a pochissimi metri si trovano diverse spiagge ancora più incantevoli. In questo ultimo giorno completo a Lanzarote ci concediamo un po' di relax in una delle spiagge cittadine di Playa Blanca, la zona più turistica dove si concentrano la maggior parte degli hotel e dei resort dell'isola, Playa Flamingo. Nel nostro 8° giorno a Lanzarote, di buon mattino riconsegniamo l'auto e prendiamo un traghetto dal porto di Playa Blanca in direzione Coralejo, Fuerteventura, che vedrete nel prossimo video, per cui iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere la prossima tappa del nostro viaggio. Alla prossima, ciao!